Nel crudo e pericoloso mondo di Fallout ci sono delle abilità che ti aiutano a sopravvivere. Queste abilità special, appunto, sono utili sia nel mondo post-apocalittico di Fallout, ma anche per la tua crescita personale nella tua vita. Oggi ti parlerò di Fallout 3. Ho scelto questo capitolo perché mette molto il focus sull'importanza di queste abilità. Infatti tu, da appena nato, troverai il tuo libricino con spiegate tutte le abilità special. Sarai tu a scegliere come distribuire questi punti abilità e anche a come svilupparli durante la tua avventura. Ogni abilità influirà sull'andamento della tua storia. Infatti, alcune abilità andranno a modificare anche le linee di dialogo e di conseguenza il tuo percorso. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Allora, iniziamo dalla prima abilità, Strength, la forza. La forza ti permette di trasportare più peso e ti dà anche un bonus al danno in mischia. Quanto è utile non doversi preoccupare di avere lo zaino troppo pieno. Sia in Fallout che nella tua vita fisica, avere la possibilità di trasportare molto peso è una gran comodità. Ti faccio un esempio pratico. Ad esempio, io nel mio ultimo anno ho ristrutturato la mia casa. Nonostante io parta con una buona dose di forza fisica, soprattutto se paragonata alla mia stazza, ho comunque avuto la necessità di rafforzarmi. Infatti, portare in giro cartoni pieni di roba, spostare mobili, imbracciare sacchi di cemento e spostare da una parte all'altra, colla per mattonelle, spostare il mobilio, le stufe degli anni 50 che pesano 3 volte me e cose del genere, mi ha resa molto più forte. E adesso che sto lentamente ritornando alla vita normale, questa dose di forza in più mi è davvero molto comoda. Vogliamo poi parlare del bonus al danno in mischia? No, vabbè, sto scherzando, spero che questa abilità non ti serva mai, a meno che tu non faccia arti marziali. Però, comunque, avere una buona dose di forza ti è davvero molto utile. E sviluppare la forza non è solo utile per affrontare situazioni fisiche impegnative, ma a livello generale ti è molto utile per aumentare la tua salute generale e la tua longevità. Bene, passiamo alla seconda, perception. La percezione è la consapevolezza del mondo esterno, la consapevolezza di quello che sta intorno a te. In Fallout è utile per individuare i nemici, però è collegata anche ad altre abilità, come ad esempio le esplosioni o lo scasso. Insomma, ha tutte quelle abilità per cui hai la necessità di percepire più dettagli possibili di ciò che sta intorno a te. E che ce ne facciamo dell'attenzione ai dettagli nella nostra vita? Beh, è una cosa molto utile, pensiamo ad esempio all'ambito lavorativo. La percezione ti permetterà di cogliere più occasioni, di riuscire a risolvere i problemi in maniera più efficace o anche di prendere decisioni migliori. E tutte queste cose direi che sono molto apprezzati da ogni datore di lavoro, o anche comunque se fai freelance, non sono niente male. Ma al di là dell'ambito lavorativo, anche nella tua vita privata è una cosa molto utile, perché sviluppare la percezione ti permette di sviluppare l'attenzione e la consapevolezza e quindi ti aiuta a raggiungere gli obiettivi più facilmente e anche a migliorare le tue relazioni. Chi è che ad esempio non vorrebbe un partner o un amico più attento alle esigenze dell'altro? Beh, inizia tu ad essere questa persona. Migliorare la percezione ti renderà più attento e sensibile ai cambiamenti e ti darà anche una buona dose di comprensione in più. Quindi allena la tua mente ad essere più consapevole perché questo ti renderà più ricettivo a occasioni e dettagli che prima non avresti notato. E passiamo all'abilità numero 3, Endurance, ossia la resistenza fisica. Nei videogiochi la conosciamo come stamina. È la forma fisica in generale. E essere in forma ti permette di avere più salute e più resistenza. Mica male, eh? Beh, direi che promette molto bene come abilità, cioè, insomma, la possibilità di non stancarsi mai e avere sempre un sacco di energia è molto allettante. Beh, diciamo che non è proprio del tutto realizzabile, però puoi avere più energia e puoi stancarti di meno. Però sull'energia ho già fatto un video a parte, quindi te lo metto qui sopra o qui sopra, così puoi andare ad approfondirlo. E ora passiamo al carisma. Insomma, viviamo in un mondo dove interagire è necessario. E te lo dice una persona introversa. Quindi, tanto vale imparare ad interagire bene. Il carisma non è soltanto la capacità di attirare le persone, ma è soprattutto la capacità di connettersi a loro, ispirarle e influenzarle in modo positivo.
Sviluppare il carisma significa imparare a comunicare bene, riuscire ad instaurare un buon rapporto con gli altri e riuscire ad ottenere il loro supporto. E sti cazzi se è utile. Allora, in Fallout avere tanto carisma ti permette addirittura di sbloccare dialoghi aggiuntivi e di conseguenza avere più missioni secondarie. Le persone si confidano con te, ti danno delle missioni secondarie e di conseguenza hai l'opportunità di crescere di più e più velocemente. Adesso passiamo all'intelligenza. In Fallout 3 avere più intelligenza ti permette di assegnare più punti abilità ad ogni livello. È una bella comodità, questo significa che crescerai in modo molto più rapido. Sviluppare l'intelligenza e fare le cose in modo intelligente significa saper fare le cose in modo efficiente e rapido. L'intelligenza non è solo una questione di accumulare conoscenze e accumulare cultura, ma è soprattutto lo sviluppare la propria capacità di analisi, la capacità di scegliere e la propria adattabilità. In Fallout infatti l'intelligenza influisce anche su altre abilità, come ad esempio hackerare i computer, curarti o riparare strumenti. Insomma, è un mix molto utile. L'argomento dell'intelligenza è davvero molto vasto, si potrebbe anche fermarsi qua per ore a parlare dei vari tipi di intelligenza. Però anche su questo ho fatto un video, quindi ti metto qui su anche quello. Penultima abilità, agilità. L'agilità ti permette di avere più punti azione per ogni turno. Non so se hai mai provato lo SPAV in Fallout 3. Io sinceramente l'ho trovato molto comodo, anzi molto più comodo che combattere normalmente, diciamo. Lo SPAV infatti ti permette di scegliere un preciso bersaglio e puntare su quello, vedendo in anticipo la probabilità che hai di colpirlo. Più punti azione hai e più questo sistema diventa efficiente. E la stessa cosa anche nella tua vita. Più agilità hai, più hai la possibilità di muovere il tuo corpo, di avere movimenti sciolti, di essere meno ingommato, e più hai libertà di azione. Ma se vogliamo guardarla in senso più ampio, oltre che l'agilità fisica c'è anche l'agilità mentale, ossia la capacità di rimanere flessibile. E l'avere una mente agile e flessibile ti aprirà davvero molte porte nella tua vita. Quindi anche questa è un'altra abilità da non sottovalutare. E ora l'ultima abilità, Lucky, la fortuna. In Fallout, aumentando la fortuna, aumenti leggermente anche tutte le altre abilità. La fortuna incide su tutto, sia nel videogioco che fuori. Però la fortuna è un concetto un po' relativo. Sai quante volte mi dicono che fortunata che sei ad essere magra? Miracolo del cielo! Allora, fatti una giornata con me e poi ne riparliamo. Insomma, ci sono alcune persone che si reputano sfortunate, che vedono su di sé tutta la sfiga del mondo e che vedono tutta la fortuna sugli altri. Magari pur avendo apparentemente tutto, e al contrario ci sono persone che conosciamo che sembrano non avere niente, eppure si reputano persone molto fortunate. Quello che voglio dire è che è tutta una questione di prospettiva. Certo, non nego che ci siano persone al mondo che hanno avuto dei grossi colpi di fortuna e che ci siano anche persone al mondo che purtroppo sono state sfigate dalla nascita fino alla morte. Questo è vero, però se guardiamo le statistiche stiamo tutti un po' nel mezzo. Queste eccezioni sono veramente eccezioni. Tutti gli altri, tutti noi comuni mortali, stiamo al centro, in una zona di grigio. Ma quindi perché c'è l'impressione che ci sia un'elite di fortunati e poi noi altri poveri sfigati? Beh, questo perché è molto più facile pensare di essere sfortunati piuttosto che lavorare sodo per costruire qualcosa nonostante tutte le avversità. E le avversità ci sono per tutti, La fortuna si costruisce. Proprio come in Fallout, tu decidi di destinare quel punto alla fortuna. Quindi, nella vita, decidi di destinare quel punto di energia che hai nella prospettiva di positività piuttosto che nell'autocommiserazione. Insomma, non star lì ad autocommiserarti perché sei sfigato, non star lì ad essere invidioso degli altri, ma sii grato di ciò che hai. E ritrova la forza per combattere nonostante le avversità. Nonostante le avversità. Insomma, invece che decidere di investire energia nel continuare a pensare a quanto sei sfortunato, investi la tua energia non nell'invidia, ma nella gratitudine. Pensa a quanto sei grato per ciò che già hai. Mantenendo un atteggiamento aperto e positivo, riuscirai a cogliere molte più opportunità nella vita. In generale, a vivere meglio. Insomma, fidati di Fallout e aumenta autonomamente la tua fortuna e vedrai che in conseguenza anche tutte le altre abilità miglioreranno. Bene, io per oggi mi fermo qui. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo. E soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche.
Questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.